Vabbè, abbiamo questa donna cubana, Tanto la, odore di naftalina, canfora, quelle robe lì. la nonna paterna di Grace. A questo punto chiamiamo anche Fidel Castro. Sarà stato il suo idolo, no? Ah, che cavolo, tu chiami Fidel Castro e mi viene Che Guevara. Aspetta, perché Mhm. non mi viene Fidel Castro? Va Perché bene era che hanno fatto l'amante? insieme la rivoluzione, però. Era Ehm, l'amante? c'era una liaison speciale, però io questi qua non, cioè io non li vedo chiaramente, sono sincera. Mhm. Come se fossero proprio boh, fuori. Non... Due cose, non due anime. Esatto, esatto. Non erano anime. Non è- non riesco a avvertire la connessione di anime. E anche il fratello, che, adesso c'è il fratello, vero, di Fidel Castro? Sembra sia morto, non mi ricordo se è morto, mi sembra. Il fratello anche? Non si capisce, secondo alcuni è morto. Ufficialmente è ancora al potere, Mm. giusto? Ufficialmente dovrebbe essere ancora al potere. Mi sembra, sì. Cioè, li vedo tutti e tre come se fossero esattamente della stessa sostanza. Mm. Sostanza, non sostanza, praticamente, Vabbè, no? che cosa dice Fidel, qualunque cosa sia? Cos'è la rivoluzione? Vabbè, mi porta così. No- Che Non brutta la versione immagine. ufficiale, eh? No, 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 mi porta il fiore, no? Il fiore bianco, no? Che è poi il mariposa, no? No, non capisco. Qual è il fiore bianco? Che è il simbolo di Cuba. Ah, Questo fiore che ha forma di farfalla, è bianco, simboleggia Cuba, diciamo, no? E infatti, no, mi fa capire che l'obiettivo in realtà era il controllo, no? Questo fiore si chiama mariposa, sì, in spagnolo mariposa è farfalla. sì. Mm? Sai che non E lo quindi sapevo? come... Non lo non sapevo. sapevi che cosa, scusami? Che fosse il simbolo di Cuba, il fiore bianco mariposa, non lo sapevo. Ah, Oddio, non vorrei sbagliare. è giusto, è Grace giusto. conferma. L'ho Ah, visto. ok. Il Ah, ok. nazionale di Cuba è bianco, bello, profumato, simbolo di insurrezione nel tempo delle guerre di indipendenza, presente in tutte le Sì, riunioni patriottiche, le donne cubane lo portavano al petto come simbolo di ribellione. Bella ribellione. Mm, esatto, perché in realtà è la farfalla intesa come controllo, mm. ok? Quindi una rivoluzione che apparentemente è tale di riscatto e di libertà, in realtà è un'altra forma di controllo. Ma Perché, cos'è Cuba di ecco, bravo, Fidel? Cos'è? mi, no, Cuba in sé per sé mi viene che, allora, Cuba di Fidel è questo fiore bianco qui, Quindi ok? un esperimento. Esatto, perché l'esperimento in cosa consiste? Nel fiore originario di Cuba che è un ibisco. Mm, Cuba è un ibisco arancione con i pistilli rosso-porpora. mm, Questa sarebbe la vera natura di Cuba, quindi estremamente potente e estremamente evoluta, perché proprio il rosso dei pistilli mi rimanda proprio alla rubedo, no? Alla fase finale dell'opera alchemica. mm. E invece loro cosa hanno fatto? Hanno utilizzato Cuba come esperimento per toglierle questo potere, l'hanno trasformata in questo fiore a forma di farfalla bianco, fermandolo quindi agli inizi della opera alchemica, no? Perché c'è il nero, poi c'è il bianco, no? Proprio perché sennò altrimenti Cuba di suo sarebbe proprio questo fiore estremamente esplosivo. E mi fa vedere tipo gli indigeni cubani. Adesso non so se ce ne sono ancora perché saranno stati sterminati da tutte queste colonizzazioni, da queste guerre così. Però mi fa vedere come la loro saggezza, la loro connessione con la natura eh, avrebbe proprio
creato un estremo centro di potere, di saggezza. Mm. Trudeau è il figlio di Castro. Io dico di sì. Cuba è sotto una ley line. Secondo me sì. L'Havana L'Havana, la domanda è? è Havana? una ley line sotto la città. Sì, Ah, va bene. Dov'è adesso Fidel? Nelle teche, come abbiamo già visto? sì, sì, sì. Ma è nel basso astrale? Sì, secondo me sì, ma insieme a Che Guevara. Che Guevara, ok. Perché è come Eh, se fossero un unico, in realtà. un'unica cosa. Mm. Ehm, quando finisce l'esperimento Cuba di Fidel? Quando finisce la rivoluzione? L'embargo? Allora, qua c'è di nuovo la Russia, mi fa vedere, adesso mi hai fatto la domanda, di nuovo la Russia, però in realtà anche la Russia è interessata che avvenga questo esperimento. Come se in realtà lì Cuba ci potesse essere proprio un risveglio di coscienza, se la si lasciasse veramente esprimere nella sua, diciamo così, vera natura Mhm. originaria. E... eh, Vabbè, acceleriamo un po' le cose, creiamo un bel ad eternum, Monica, tu ed io. sì, sì. Lì, centro Havana, Lo facciamo così, con questo mm, loro fiore naturale, no? Con Bisco. questo ibisco. Mm, Tu pensa che io ho l'arancione in testa dall'inizio della sessione. Volevo fare ecco, una piscina di acqua arancione di felicità dove far fare un bel bagno a Grace. Non so perché arancione, dicevo, bah, acqua arancione, magari sembra pittura. Tac, è venuto fuori l'arancione. L'ibisco poi di solito è rosso, non è arancione. E invece l'ibisco arancione, che forse c'è, ma abbastanza secondario, no? Come fiore, come colore dell'ibisco. Un enorme ibisco, talmente grande che prende tutta l'isola. Su tutta l'isola, Varadero, tutta la parte est, tutte le spiagge, tutte le coste in cui nessuno può pescare il pesce perché siamo tutti uguali. Una follia, una follia. Non che il capitalismo sia meglio, eh. Se peschi il pesce sei in galera. Se hai una gallina non sai che cosa dargli da mangiare. si sta trasformando in una mano, cioè può essere così, no? Cuba, più o meno, vero? Più o meno, sì. Così, con una pallina sotto, no? Più o meno è così, avambraccio, mano e sotto questa pallina. Ed è come se proprio si stesse trasformando in una mano questa pallina quasi che potesse essere il resto del mondo. Bene, le radici dell'ibisco vanno in fondo nelle profondità della ley line. Intaccano la ley line e tutte le altre connesse. Facciamo partire noi la rivoluzione. Sì, sì, quella vera. Prima di chiudere questo capitolo su Fidel Castro, Monica, causa esoterica del fatto che io ho sempre sentito molto forte e molto legata a me, Cuba, quasi un'ossessione, facendoci alla fine un viaggio disastroso, casino, il viaggio peggiore della mia vita, anche per colpa mia. Mm. Per come vedo io, tu sei stato uno di quegli aborigeni che ha provato a difendere la Eh, propria terra. come mi chiamavo? Ciu, ciu, ciu te? Tu, ciu te. Ciute. Ok.